Amiche e amici di Solfatara News, oggi non stiamo semplicemente raccontando un nuovo sorvolo. Oggi stiamo entrando, ancora una volta, dentro un sistema vulcanico che ha ricominciato a farsi sentire in modo chiaro, netto, inequivocabile. I campi Flegrei non sono in silenzio. E quando una caldera come questa smette di stare zitta, non lo fa mai per caso. Stanotte la Terra ha ripreso a tremare. Dopo settimane, dopo quasi 2 mesi di apparente quiete sismica, il sistema si è riattivato con decisione. Le scosse registrate, con magnitudo fino a 3,1 e 2,9, localizzate in area Solfatara, sono state superficiali, secche, avvertite distintamente dalla popolazione. Non parliamo di microsismi strumentali, parliamo di scosse che hanno svegliato la gente nel cuore della notte, di letti che hanno vibrato, di finestre che hanno tremato. Questo è il tipo di sismicità che arriva direttamente dal cuore del sistema idrotermale. E attenzione, già ieri, nei nostri rilievi termici, qualcosa non tornava. Le immagini parlavano chiaro. Temperature in aumento in più punti, anomalie diffuse, pressione visibile. Quando vedi la termica accendersi in modo irregolare, quando vedi zone che si scaldano dove prima erano più stabili, significa che sotto sta succedendo qualcosa. Il sistema si sta riorganizzando, i fluidi stanno spingendo, la pressione sta cercando vie di fuga. Nonostante il maltempo, nonostante il vento forte, nonostante le finestre meteo ridottissime, oggi abbiamo comunque deciso di alzare i droni, perché quando il vulcano parla, noi andiamo ad ascoltarlo, non ci giriamo dall'altra parte. Prima tappa, Fumarola Pisciarelli. E qui, amici, la situazione non è affatto rassicurante. Anzi, rispetto a ieri notiamo una pressione visivamente ancora più marcata. I getti di fango sono più violenti, più frequenti, più energici. Questo non è un dettaglio folcloristico, questo è un segnale fisico diretto di sovrappressione nel sistema idrotermale. Significa che i fluidi caldi stanno risalendo con forza, che il sistema è carico, che le vie di sfogo stanno lavorando al limite. Abbiamo misurato la temperatura nella Fumarola Pisciarelli, 106,5 gradi centigradi. E come sempre, a schermo vi mostriamo il nostro grafico con l'andamento delle temperature dei giorni precedenti, perché qui non si improvvisa, qui si confronta, si analizza, si ragiona. E la tendenza è chiara, non è una temperatura isolata, è parte di un trend. Poi ci siamo spostati nel cratere della Solfatara. E anche qui, chi pensa che sia tutto normale, probabilmente non ha guardato bene. La Fumarola Bocca Grande oggi è in forte pressione, con getti di vapore ben visibili anche in condizioni di vento sostenuto. Quando il vapore riesce a essere così evidente nonostante il vento, significa che la spinta dal basso è importante. Temperatura rilevata alla Bocca Grande, 183,5 gradi centigradi. Anche qui, come sempre, vi mostriamo il grafico aggiornato. E anche qui la tendenza non è neutra. Non stiamo parlando di oscillazioni casuali, stiamo parlando di un sistema che mantiene valori elevati in modo persistente. Ora, fermiamoci un attimo e allarghiamo lo sguardo. Dal punto di vista scientifico, quello che stiamo osservando è perfettamente coerente con una fase di bradisismo attivo sostenuto da pressurizzazione profonda. I campi Flegrei sono una caldera dominata da un enorme sistema idrotermale. Acqua, vapore, gas magmatici che risalgono, si accumulano, cercano spazio. Quando la pressione aumenta, il suolo si solleva, le fumarole si intensificano, la sismicità superficiale cresce. È un meccanismo fisico, non un'opinione. Negli ultimi mesi l'INGV ha documentato un sollevamento continuo del suolo, un degassamento persistente, un'anomalia termica diffusa. Questo significa che l'energia sta entrando nel sistema più velocemente di quanto riesca a uscire. E quando succede questo, la crosta sopra viene stressata. E quando la crosta viene stressata, si rompe. E quando si rompe, arrivano le scosse. È per questo che diciamo chiaramente, non esistono previsioni puntuali, non esiste il domani alle 15 succede questo, ma mettendo insieme sismicità, temperature, degassamento, deformazioni del suolo,
Una cosa si può dire con onestà scientifica: dobbiamo attenderci altre scosse. Il sistema è in fase dinamica, non in fase di rilassamento. Lo sciame sismico di stanotte, per intensità e superficialità, è un segnale importante. E il fatto che sia arrivato dopo un periodo di relativa calma lo rende ancora più significativo. È come un organismo che trattiene il respiro e poi espira di colpo. E qui entra in gioco il nostro lavoro. Perché mentre i comunicati ufficiali parlano di normale evoluzione del fenomeno, noi siamo sul campo, ogni giorno, con i droni, con le termiche, con le misurazioni dirette. Noi vediamo la pressione, vediamo il fango schizzare, vediamo il vapore spingere, vediamo le pareti scaldarsi. Questo è monitoraggio reale, visivo, concreto. Ecco perché vi chiediamo di guardare questo video fino alla fine. Perché ogni inquadratura, ogni sorvolo, ogni dettaglio che vi mostriamo non è spettacolo, è informazione. Ed è un'informazione che può aiutare a capire meglio cosa sta succedendo sotto i nostri piedi. Vi chiediamo anche di commentare, di dirci cosa notate, cosa vi colpisce, cosa vi preoccupa. Questa community è fatta di persone attente, intelligenti, che osservano. E spesso nei commenti nascono riflessioni interessanti, domande giuste, spunti importanti. Se volete sostenere il nostro lavoro, sapete che potete farlo tramite il nostro spazio Buy Me a Coffee. Non è un obbligo, è un gesto libero. Ma sappiate che dietro ogni volo ci sono batterie, manutenzione, rischi, tempo, dedizione. E noi lo facciamo perché crediamo che questa terra meriti di essere raccontata con serietà. Iscrivetevi ai nostri canali YouTube e TikTok. Entrate nel gruppo Facebook Solfatare News Group. Condividete i nostri contenuti. Più siamo, più occhi abbiamo, più consapevolezza si crea. Perché i Campi Flegrei non sono un parco giochi. Sono uno dei sistemi vulcanici più complessi e potenti d'Europa. E in questo momento non stanno dormendo. Noi continueremo a monitorare. Noi continueremo a volare. Noi continueremo a raccontare. Come sempre, con rispetto per la scienza, con attenzione per la popolazione e con lo sguardo fisso su questo gigante inquieto che chiamiamo casa. Un saluto forte da Solfatara News. Restate con noi, restate informati e soprattutto restate vigili.